Meredith Kercher, nata a Londra il 28 dicembre 1985. Era giunta in Italia nell'ambito di un progetto Erasmus e aveva preso in locazione un appartamento a Perugia con altre 3 ragazze, tra cui Amanda Knox, imputata del processo del quale vi parleremo. La sua morte è fatta risalire la notte tra il 1 e il 2 di novembre del 2007. Tra gli imputati abbiamo, oltre alla coinquilina appena citata, anche Raffaele Sollecito, studente alla facoltà di ingegneria informatica e fidanzato della Knox, e Rudy Guedet, che abitava al piano di sotto della casa della Knox e della Kercher, concorrente con i suddetti imputati nei delitti di omicidio e di violenza sessuale. Ma come cominciò il tutto? Il tutto ebbe inizio quando una signora rinvenne un cellulare nel proprio giardino, situato vicino alla casa della Kercher e della Knox, e avvertì prontamente la polizia postale. Grazie alle indagini sullo stesso cellulare, le forze dell'ordine riuscirono a risalire alla proprietaria dello stesso, che era la stessa Meredith Kercher. La polizia postale dunque si recò prontamente presso l'abitazione di Via della Pergola al fine di riconsegnare il telefono alla legittima proprietaria. Giunti sul luogo trovarono Amanda Knox e Raffaele Sollecito, seduti all'esterno della casa. Gli stessi dissero subito di essere in attesa dei carabinieri, che avevano chiamato esattamente alle ore 12:51 e 12:53, perché, facendo rientro la stessa mattina in casa, avevano trovato la porta aperta e una finestra rotta, oltre al fatto che la porta della camera di Meredith era chiusa dall'interno. Verso le 13:15 la porta di Meredith fu sfondata e venne rinvenuto il suo cadavere, nudo, martoriato, coperto quasi interamente da un piumone. Nella casa risultavano inoltre sottratti cellulari, carte di credito e soldi contanti, anche delle altre inquiline. La causa della morte fu un'emorragia, avvenuta a seguito di una ferita netta al collo, provocata da un oggetto acuminato usato come arma. Le indagini iniziarono immediatamente e proseguirono senza sosta. In occasione del primo interrogatorio alla Knox, la stessa dichiarò di essere stata presente quella sera e di aver visto un'ombra di un uomo in casa, un uomo di colore, ed è così che arriverà per la prima volta a parlare di Patrick Lumumba, un uomo di nazionalità congolese, residente da tempo a Perugia e titolare del pub dove occasionalmente lavorava anche Amanda. A coinvolgere il congolese sono state non solo le false dichiarazioni della Knox, accuse, precisiamo subito, che si sono successivamente rivelate infondate, e la testimonianza inattendibile, tanto che la Knox fu condannata a 3 anni per calunnia, ma altresì l'errata iniziale traduzione di un SMS inviatogli dalla Knox con la dicitura "See you later", che nell'inglese degli Stati Uniti sta per "ci vediamo". Inizialmente questo messaggio fu interpretato erroneamente come "ci vediamo dopo", dunque come un appuntamento per la sera del delitto. Lumumba rimarrà in carcere fino al 20 novembre del 2007, giorno in cui verrà scarcerato per sopravvenuta mancanza di indizi. E l'anno successivo la sua posizione sarebbe stata definitivamente archiviata. Passiamo quindi a Rudy Guedet, che è la 4ª persona coinvolta e presente sulla scena del crimine. Le indagini tecniche hanno dimostrato con certezza che le impronte di sangue presenti sulla scena del crimine non corrispondevano a nessuno dei 3 indagati iniziali, quindi né alla Knox, né a Sollecito, né a Lumumba, ma al signor Guedet. Sono sue le impronte insanguinate sulle lenzuola e suoi i frammenti papillari rinvenuti sulla carta igienica nella casa della vittima. Guedet viene fermato in Germania il 20 novembre 2007, lo stesso giorno della scarcerazione di Lumumba, e verrà fermato dalla Polizia Federale mentre si trovava su un treno senza biglietto ed era di ritorno in Italia. A tradirlo fu una chiamata su Skype con l'amico Giacomo, che in realtà si trovava negli uffici della polizia. Nel corso di quella telefonata egli ammetterà di aver incontrato Meredith ad una festa di Halloween quella sera, la sera dell'omicidio, e di essere andato in Via della Pergola con conseguente approccio sessuale ma consensuale
e negherà fermamente l'evento omicidiario e giustificherà poi la presenza delle sue impronte sulla scena del crimine per il fatto di aver tentato invano di aiutare la ragazza trovata morente. Non riuscendo a salvarla, sarebbe dunque fuggito per paura. Sarà lo stesso Guédet che sarà condannato in via definitiva con rito abbreviato per l'omicidio di Meredith. Ma adesso addentriamoci più dettagliatamente nel processo e prosegui tu, Cosimo. Il processo ha avuto un iter giudiziario particolarmente travagliato. In primo grado, come concorrenti nell'omicidio, furono condannati nel 2009 anche la statunitense Amanda Knox e l'italiano Raffaele Sollecito. Il processo, tuttavia, non si fermò qui e proseguì in secondo grado, in seguito al quale i presunti coautori del delitto furono assolti e scarcerati nel 2011 per non aver commesso il fatto relativamente all'omicidio, mentre per Amanda Knox fu confermata la condanna a 3 anni per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, da lei accusato dell'omicidio risultato estraneo ai fatti. La sentenza tuttavia venne impugnata dalla Procura Generale di Perugia presso la Corte di Cassazione. Per il Procuratore Generale di Perugia la sentenza di assoluzione era da cassare, poiché piena di omissioni e errori e di motivazioni inconsistenti. Così la Cassazione, accogliendo il ricorso nel 2013, annullò la sentenza d'appello che assolveva la Knox e Sollecito e rinviò gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Vi starete chiedendo cosa vuol dire quello che ho appena detto. Vuol dire che si tornò al secondo grado presso la Corte d'Assise d'Appello di Firenze. Il 30 gennaio del 2014 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze sancì nuovamente la colpevolezza degli imputati, condannando Amanda Knox a 28 anni e 6 mesi di reclusione e Raffaele Sollecito a 25 anni di reclusione. Questa vicenda infinita non finì qui, perché si tornò nel 2015 in Cassazione, ove la quinta sezione penale annullò questa volta senza rinvio le condanne a Raffaele Sollecito e Amanda Knox, assolvendoli per non aver commesso il fatto, affermando la mancanza di prove certe e la presenza di numerosi errori nelle indagini e ponendo fine così al caso giudiziario. Cerchiamo allora di capire insieme il motivo per il quale i giudici hanno avuto grandi difficoltà nell'analizzare questo caso e perché si sono avvicendate tutte queste sentenze di assoluzione e condanna. Dovete sapere che nel nostro ordinamento vige un principio fondamentale, ovvero quello di innocenza, da alcuni definito più precisamente principio di non colpevolezza, fino a condanna divenuta definitiva. Una condanna diviene definitiva quando non si può più ricorrere in appello e in Cassazione, o perché lo si è fatto, o ancora perché sono scaduti i termini che la legge prevede per farlo. Provare i fatti di reato spetta alla pubblica accusa, rappresentata nel processo penale da quello che è il pubblico ministero. Quindi non spetta all'imputato dimostrare la propria innocenza, ma è compito degli accusatori dimostrarne la colpa. Fatta questa premessa, devo dirvi che nel nostro ordinamento esiste un articolo, il 533 del Codice Penale, che impone ai giudici di pronunciare una sentenza di condanna solo ed esclusivamente se nel corso del processo è stata dimostrata la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma cosa sta a significare questa frase nel concreto? Significa che le prove che vengono assunte all'interno del processo devono permettere una ricostruzione della vicenda che possa convincere il giudice della colpevolezza dell'imputato, fugando il più possibile eventuali dubbi. Una curiosità però prima di andare avanti: questa logica appartiene solo al processo penale, perché nel processo civile invece vige il cosiddetto principio del più probabile che non. Per cui bisogna convincere il giudice che la nostra tesi è più probabile di quella avversaria. Diciamo che basta che io abbia ragione al 50,001%. Nel penale non è così. Occorre appunto cercare di arrivare alla cosiddetta certezza processuale. Ma cosa intendo dire? Voglio dire che è veramente difficile, se non impossibile, ricostruire esattamente come sia andata una vicenda. Pensateci, prendendo ad esempio
quelle che sono le cose che ci accadono tutti i giorni. I fatti si scontrano con le percezioni di chi li ha vissuti e quindi già mentre li raccontate, senza rendervene conto, ne distorcete qualche particolare, ne enfatizzate le cose che vi hanno dato più noia, fatto più male o reso più gioiosi. Perciò, secondo la logica di quello che è il processo penale di cui vi sto parlando, residuerebbe sempre un dubbio su come è andata davvero. E allora mi chiederete, come si fa a ricostruire davvero una vicenda all'interno di un processo penale? Vi dico che la risposta è la scienza. Lascerò poi a Benedetta qualche riflessione in più su quello che è il nesso di causalità. Ma cosa intendo dire con la risposta è la scienza? Intendo dire che il giudice, nel ricostruire tutte quelle che sono le vicende fattuali dedotte in processo e nel motivare poi quella che è la sentenza, deve fare affidamento a criteri logico-scientifici. Ciò significa che si prendono le scienze matematiche, fisiche, chimiche e si cerca di trovare una quadra dell'accaduto. Qualche esempio. Per dimostrare che la mela è caduta dall'albero, il giudice non farà riferimento soltanto al racconto di Isaac Newton o alla fotografia della mela che cade dall'albero, ma verificherà che esista una legge fisica che venga in supporto del racconto dello stesso. In questo caso la legge di gravità, banalmente. Oppure per dimostrare che il nostro Alberto ha sparato con una pistola non basterà il racconto della Cristina, ma occorrerà il test scientifico delle impronte digitali, ad esempio. Tutto quello che ho detto, seppur in maniera molto semplificata e superficiale, ci consente di capire, tornando al caso Kercher, che i numerosi errori fatti in fase di indagine, la frammentarietà delle prove ed il clamore mediatico, che sicuramente non ha giovato alle indagini, hanno dato ai giudici un quadro che non ha consentito di poter andare al di là di ogni ragionevole dubbio. La parola a te, Bene. Banalmente, quando si parla di nesso di causalità, ci riferiamo all'istituto che ci permette di capire se un fatto di reato sia stato effettivamente commesso proprio a causa dell'azione posta in essere da parte di un determinato soggetto. Ma vediamo insieme alcune delle teorie che vengono utilizzate per collegare le azioni o omissioni all'evento reato. A voi sembra una banalità, ma giurisprudenza e dottrina si sono scervellati a lungo per giungere a trovare dei criteri logici che fossero il meno possibili fallibili. Vediamo la prima. Si chiama teoria della conditio sine qua non. In cosa consiste? Per i meno latinisti è la teoria della condizione senza la quale non. Consiste nel risalire a tutti gli antecedenti logici necessari al fine di compiere un'azione e fare un'operazione matematica di sottrazione, per verificare se l'evento, senza quella condizione, si sarebbe ugualmente prodotto. Un esempio per essere più chiari. Prendiamo il reato di omicidio, commesso con una pistola. L'antecedente del reato qui è banalmente il prendere la pistola e boom, sparare. Allora l'operazione che ci insegna questa teoria è la seguente. Elimino mentalmente la condotta del soggetto che spara e mi domando: Tizio sarebbe morto comunque? La risposta è palesemente no. Perfetto, allora l'azione dello sparo e la morte di Tizio sono legate dal nostro nesso di casualità e quindi sono l'una la conseguenza dell'altra. Il nostro principio di casualità è rispettato. In gergo la chiamiamo giudizio controfattuale ex post e quindi vi chiederete: ma se è così semplice, perché vi siete interrogati così tanto? La teoria funziona. Ora vi spiego dove sta l'inghippo di questa teoria. Abbiamo detto che occorre risalire a tutti gli antecedenti logici necessari che sommati hanno prodotto l'evento, giusto? Allora una domanda: non è un antecedente logico necessario del delitto di omicidio summenzionato la vita stessa dell'omicida? Mi spiego meglio. Se dovessi risalire a tutti gli antecedenti logici necessari, sarei costretto ad arrivare anche a dei paradossi, come la domanda che vi ho appena posto. Se i genitori dell'omicida non l'avessero mai messo al mondo, allora il reato non avrebbe avuto luogo. Capite allora che una teoria così a briglia sciolta non la possiamo utilizzare, abbiamo bisogno di alcuni correttivi. Poi dovete pensare anche che vi sto facendo un esempio molto semplice, ma ci sono in realtà numerosissimi reati per i quali accertare l'antecedente logico giusto non è per nulla semplice. Cito per tutti il noto caso ThyssenKrupp. Analizziamo intanto un'altra teoria. La seconda ed ultima teoria di cui vi voglio parlare è quella della cosiddetta casualità adeguata.
In breve, questa teoria afferma che affinché l'evento sia imputabile a quell'azione, occorre che tale condotta sia stata una condizione necessaria e che l'evento, secondo un giudizio stavolta ex ante, ne costituisca uno sviluppo probabile, prevedibile. Per giudizio ex ante intendiamo che queste riflessioni il giudice le fa mettendosi nei panni del soggetto che le compie prima di averle perpetrate. Tale teoria è stata quasi subito scartata, in quanto già solo il concetto di adeguatezza, di probabilità, fanno rizzare i capelli a qualsiasi penalista, poiché i giudizi di questo genere darebbero la stura di fatto ad applicazioni di diritto assolutamente incerte e lontane anni luce dal principio di legalità. Per riportare il tutto al caso Kercher è stato praticamente impossibile applicare le nostre teorie sul nesso di casualità in questa nota vicenda, poiché nel corso delle indagini sono stati compiuti innumerevoli errori che non hanno permesso ai giudici di accertare la colpevolezza degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma vediamo quali sono stati alcuni di questi errori. Dovete sapere che quando si rinvengono prove su una scena del crimine c'è tutta una procedura da seguire per mantenere il più possibile inalterati gli elementi di prova che si raccolgono. In gergo si parla di chain of custody, ossia catena di custodia, la quale, se rispettata, consente di portare elementi genuini in processo. Vi dico questo perché il caso che stiamo esaminando è famoso in Italia e nel mondo, purtroppo, per essere stato uno dei più irrispettosi delle precauzioni in materia di salvaguardia della genuinità delle prove. Partiamo dall'arma del delitto. Come immagino tutti voi ricorderete, l'arma del delitto è stata identificata in un coltello da cucina. In merito all'arma del delitto ci sono alcune questioni che non sono mai state chiarite, proprio a causa della contaminazione delle prove. Il coltello è stato ritrovato a casa di Sollecito e non a casa della Kercher e della Knox, grazie a una intuizione del procuratore che stava seguendo il caso. A monte della perquisizione a casa del Sollecito c'era il fatto che in casa della vittima non era stata trovata l'arma contundente, oltre che al fatto che la Knox non fosse stata capace di dichiarare se mancassero dei coltelli dal cassetto in cui usualmente essi venivano tenuti. Ecco perché venne fatta la perquisizione. Effettuata l'indagine a casa di Sollecito, venne ritrovato il coltello che venne sequestrato e poi semplicemente infilato in una busta gialla, per poi essere lasciato su una scrivania della questura, la quale è stata poi infilata in una scatola di cartone con altri oggetti prelevati dalla scena del crimine. Il fatto che fosse stata trovata l'arma del delitto, come avviene in tutti i più noti thriller polizieschi, avrebbe dovuto chiudere l'indagine. Così non fu, perché sul coltello successivamente, e quando dico successivamente parlo di giorni e settimane intere, furono trovate numerose tracce di DNA riconducibili a più persone. In particolare, le analisi confermarono con certezza che uno dei DNA, quello sotto l'impugnatura, appartenesse a Amanda Knox, mentre ne furono trovate anche altre sulla lama, tra cui quelle della vittima, le quali però non erano complete e quindi non consentivano di avere certezza al 100% che appartenessero alle persone coinvolte. Ecco quindi che, tornando alla nostra chain of custody, ben si può comprendere l'errore che fu compiuto in fase di repertazione da parte della polizia scientifica, la quale imbustò sì il coltello, ma lo fece non prendendo tutte le necessarie precauzioni, così predisponendo l'oggetto a possibile contaminazione. Un'altra prova indiziaria maltrattata è stata il famoso gancetto del reggiseno di Meredith macchiato di sangue. In particolare la scientifica, durante i primi sopralluoghi nella casa, trovò e fotografò il gancetto nella stanza di Meredith, ma quando i reperti arrivarono a Roma per le analisi scientifiche, il gancetto non era tra le prove. Venne ritrovato tempo dopo, esattamente 46 giorni dopo l'omicidio, nella stessa stanza, sotto la scrivania, probabilmente calciato durante gli spostamenti dagli operatori e quindi anch'esso contaminato. Non solo, ma la documentazione fotografica prodotta dalla difesa di Sollecito dimostra che all'atto della repertazione il gancetto veniva passato di mano in mano dagli operatori, che peraltro indossavano guanti di lattice sporchi. A nulla quindi valse il fatto che sul gancetto furono ritrovati 3 diversi DNA, uno appartenente a Sollecito e altri 2 non identificabili.
La prova era stata contaminata e non poteva più dimostrare niente. Infine voglio parlare anche dei computer e degli strumenti digitali appartenenti ai protagonisti del caso. Infatti sono stati fatti numerosi errori anche in materia di analisi dei dati informatici presenti nei computer dei protagonisti. Come sapete, i dati informatici sono tanto fragili quanto indispensabili per ricostruire oggi nel mondo della tecnologia i nostri spostamenti, le nostre comunicazioni e quant'altro. Per far sì che questi dati però ci forniscano queste importantissime informazioni che contengono, occorre rispettare numerose cautele di informatica forense. E questo proprio per evitare che ci siano delle modifiche dei dati contenuti all'interno dei file, cosa che non è avvenuta nel caso di cui stiamo parlando. Vi faccio un esempio per farvi capire ancora meglio quanto poco sia sufficiente per alterare una prova digitale. Banalmente, quando aprite un documento Word che avete sul computer, avete già modificato dei dati importanti relativi al vostro precedente utilizzo, come ad esempio la data e l'ora dell'ultimo accesso a quel documento, come anche l'ultima data di modifica. Ebbene, anche in questo caso i dati tecnologici che ruotano intorno alla macabra vicenda non furono trattati e affrontati nel modo corretto, perché, per esempio, tutti i dati contenuti sul computer di Sollecito non furono conservati adottando le dovute cautele, oppure ancora il cellulare della Knox, dal quale fu estratto il famoso SMS che aprì la strada all'accusa dell'omicidio per Patrick Lumumba, fu analizzato totalmente fuori contesto, dandogli un'interpretazione specifica senza lasciare spazio a altri possibili scenari della vicenda. In conclusione, sicuramente se fossero state adottate maggiori accortezze nell'attività di repertazione, sarebbero pervenute agli organi giudicanti delle prove sicuramente più genuine e complete e chissà, magari osservandole la vicenda sarebbe finita in altro modo?